Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di maggio 2024. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del Sagittario. Può essere un periodo di riflessione, un periodo dove magari le cose non vanno avanti esattamente al ritmo che voi vorreste, perché comunque quando c'è l'appeso le cose sono sempre un po' rallentate, in realtà in apparenza sembrano ferme. Mm? Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi, l'ascendente, le linee di tempo e cose per questo stile, ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. E sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Vi ricordo che queste sono letture generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, piuttosto che le relazioni di coppia, piuttosto che evoluzioni di tipo spirituale. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e poi andrò come a farvi degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Allora ragazzi, partiamo con un 5 di coppe, un fante di coppe, un 10 di bastoni, un cavaliere di bastoni, un 4 di pentacoli, la giustizia e la regina di coppe. Mm. Qui ho come la sensazione che potrebbe essere una relazione a due, quindi con due persone coinvolte. Adesso andiamo a vedere carta per carta così vi do subito delle specifiche. Allora, devo dire che qui partendo con questo 5 di coppe è come se ci fosse stata una sorta, guardate, un cavaliere di coppe. Ehm, sì, potrebbe essere un progetto, come se vi avessero proposto qualche tipo di progetto, qualche tipo di situazione, piuttosto che idea. E con questo 5 di coppe è un po' come la sensazione che abbiate perso il treno o che il tipo di proposta che vi hanno fatto non sia esattamente, potrebbe anche essere questo, quello che vi aspettavate. Andiamo a vedere. Allora, con il cavaliere di coppe potrebbe essere una proposta o una chiacchiera, un dialogo che c'è stato, che magari non è stato esattamente quello che volevate. Devo dire che essendo un cavaliere di coppe potrebbe essere qualcosa di romantico, eh? Allora, il fante di coppe è spiegato da un re di pentacoli e da un 4 di spade. Dunque, ragazzi, qui sento che potrebbe arrivare qualche tipo di offerta d'aiuto dopo questa delusione del 5 di coppe. Ho come l'idea che abbiate bisogno di allontanarvi, di distanziarvi o da qualcuno o da qualcosa. Potrebbero promettervi un ruolo di lavoro che non è esattamente quello che voi volevate. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Allora, ho sentito anche questa parola, io ve la dico, aspettativa, quindi potrebbe anche essere che qualcuno decida
eh, o venga invitato a prendersi un'aspettativa. Allora abbiamo un 4 di coppe e un 6 di denari. Allora, devo dire che qui è come se ci fosse una sorta di riflessione sul tipo o di realtà che si sta vivendo, o di comunicazione che c'è stata, o di offerta che c'è stata, perché o non è esattamente la comunicazione e l'offerta che voi vi aspettavate, o il ruolo che voi vi aspettavate se vi hanno offerto un ruolo, e qui c'è come la volontà, mi viene da dire, di togliersi questi pesi dalle spalle. È come se non si riuscisse a vedere un equilibrio. In realtà avete un re di denari, quindi la situazione è ben proficua, ben abbondante. Oppure il re di denari potrebbe rappresentare quella persona che vi viene in aiuto, come vi ho accennato prima. Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni. Abbiamo il mondo. E un 9 di pentacoli. Io qui ho la sensazione che stiate pensando se stare dove siete, nonostante l'offerta nuova che vi hanno fatto che non vi soddisfa, oppure se diventare indipendenti, potrebbe anche proprio essere autonomi. Per qualcuno si tratta di andare a vivere da soli. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Fante di pentacoli. E 9 di pentacoli. Allora ragazzi, ho anche un'altra lettura da darvi di questo movimento energetico. Se siete in attesa di qualche accordo che pesa, cioè come se fosse un accordo molto importante che voi aspettate, soprattutto se siete separati, siete in fase di separazione o comunque siete lontani dal padre dei vostri figli e c'è un tema legato o ai figli o alla casa, devo dire che nella seconda parte della lettura, nella parte finale di maggio, le cose si possono risolvere, direi. È come se ci fosse un nuovo inizio, ripeto, potrebbe anche essere il discorso della casa che vi accennavo prima, ma con la giustizia adesso andiamo a vederla. Arrivano dei contratti, arrivano delle firme, arrivano degli sblocchi. Allora abbiamo un 2 di bastoni, un asso di spade e un asso di bastoni. Sì, devo dire che si uscirà dai dubbi. Se per caso c'è questo pre-contratto, questo accordo commerciale, questa offerta che gira in aria, qua con la giustizia vi dicono di fare le cose fatte bene, in regola, alla luce del sole. E adesso qua fanti di spade per ora non ne avete, però comunque leggete sempre le cose anche diciamo le lettere piccole. Qui ci sono due assi, quindi due nuovi inizi. Può essere l'inizio di un'idea, l'inizio di un'azione, cioè il fare qualche cosa per delimitare le cose. Guardate, ho come l'idea che a fine maggio vedrete proprio come una sorta di dopo. Prima di maggio è il prima di una certa situazione e poi arriva il dopo. C'è due assi, mi parlano proprio di nuovi inizi. E con la regina di coppe la vedo terminare bene in un clima armonioso. Mhm. Abbiamo un re di bastoni e la carta del giudizio. Ripeto, vedo l'armonia, vedo la maturità, vedo probabilmente, ma è per quello che avete questo fante di pentacoli. Dovete ancora imparare a capire come gestire la nuova realtà, anche se per esempio fosse aprire una nuova filiale, aprire una nuova sede, una nuova
ehm, realtà indipendente. Io vedo che inizia, ci sono anche dei contratti, c'è forse da capire un attimino, da darsi il tempo di capire come gestire meglio la situazione, però sento che come se avesse l'amore necessario per riuscire in questo risveglio, in questo nuovo inizio. Sapete, quando qualcuno dice come va va o mi sento nell'amore, so, o meglio, mi sento nel flusso e quindi so che quello che arriva, arriva per farmi crescere, insomma, per farmi evolvere. Però io vedo che dalla fine di maggio in poi è come se ci fosse un nuovo inizio, ragazzi. C'è anche un 9 di coppe, vi ricordo che il 9 di coppe è una carta di forte appagamento emotivo, di abbondanza, è una carta di serenità, di tranquillità, di agiatezza. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Volgersi all'interno e il matto. Allora, è interessante perché questo è un 4 di coppe. Qualcosa mi dice che dovete guardare le cose da un'altra prospettiva, che in questo caso non è il lato B della medaglia, ma è il lato interno della medaglia. Lasciate stare tutte le voci che avete intorno, vedete che qui in questa carta fa vedere che ci sono come dei visi, dei volti che parlano dietro, no? Tecnicamente sarebbero i nostri avi, ma potrebbe anche rappresentare le voci dell'ego, il vociare di tutte quelle persone che ci sono girate intorno nella vita e che ci hanno insegnato determinate cose. Qui è un po' come se vi dicesse ritornate alla vostra essenza, cercate di capire voi che cosa volete e verso dove vibrare, riconnettetevi con la vostra parte emotiva. Non è tanto un problema di gestione, è un problema di sto meglio adesso, posso creare una nuova realtà, una nuova passione, un nuovo tipo di percorso, un nuovo ordine mentale e anche un nuovo modo di parlare e di comunicare, Ragazzi, se per caso c'è qualcuno che non sentite da tanto tempo, sento che è meglio farle una telefonata, ok? Quando sarete in questa connessione con voi stessi, perché il matto qua rappresenta il bambino interiore, quindi ho come l'idea che abbiate bisogno di ritrovare un po' la fiducia in voi stessi, nelle vostre percezioni, ma anche nelle vostre capacità, perché in realtà, cioè, qui ci sono degli accordi, c'è un qualche cosa. Quello che mi colpisce, anzi, facciamo così, vado a vedere una carta per il 4 di spade. Otto di coppe, regina di spade e 9 di bastoni. Sì, ma ribadisco, avete bisogno di lasciarvi andare nel flusso. C'è come qualche rigidità dovuta a questa sensazione di, ok, ho sbagliato, non ce l'ho fatta, non sono riuscito a portare a termine il mio progetto. E qui c'è qualcuno che potrebbe appunto venirvi in aiuto, venirvi in soccorso, ma non magari offrire proprio l'aiuto che voi vi aspettavate o che voi pensate di aver bisogno. Però comunque al di là di quello devo dirvi che cioè la difficoltà è un po' diventare indipendenti per voi in questo momento, ma vedo che arriveranno degli aiuti. Cercate di vedere le cose non tanto dal punto di vista esterno, può essere che cosa diranno gli altri, cosa penseranno gli altri o cose per lo stile, ma più che tutto è cosa mi fa star bene e da lì seguite il flusso, appunto. Vi dico, qui se state aspettando degli sblocchi burocratici, dei contratti lavorativi, dei contratti di una casa,
Vi dico, vedo più gli acquisti che non le vendite per le case. Forse c'è ehm, una lettura atemporale che avevo pubblicato a suo tempo per quello che riguarda le situazioni delle case. Provate a vedere se la trovate nelle playlist. Andiamo a vedere ancora. Rilasciare. Rilascia qualsiasi cosa che ti allontana dal tuo schema più autentico, dalla tua essenza più autentica. Infatti è proprio quello, ragazzi, guardate. Questa riassume queste due. Qui ci sono tante voci esterne. Tenete presente che 10 di bastoni è la carta delle aspettative. È la carta di chi si assume responsabilità al posto degli altri. È anche la carta dei sensi di colpa, molte volte. Però qui sono responsabilità, sento. E siete anche un po' stufi di... perché può essere che ci sia stata una situazione dove avete fatto qualche cosa che non era di vostra competenza, non vi è riuscito bene e adesso vi sobbarcate del peso. Però qui si tratta appunto di rilasciare, di accettare e perdonare. L'appeso riguarda anche molto il perdono, prima di tutto di se stessi. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Se volete sapere di che cosa tratta il percorso di crescita, ho già pubblicato una serie di video, potete guardare nelle playlist perché i titoli si vedono, sono pubblici e sono le playlist con la copertina lilla. Bene, detto questo io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!